Benvenuti, Alchilliani. Siamo di nuovo qui a parlare dei Cavalieri dello Zodiaco nell'anno 2026 del Signore Gesù Cristo. Forse perché non escono manga decenti in questo periodo storico? Forse perché siamo tutti vecchi e rifiutiamo qualsiasi cosa nuova? Ah, benedetta nostalgia. Chi se ne frega, perché tanto oggi litighiamo. Alla fine di questo video saranno tutti scontenti, o quasi. Sapete quello che stiamo per fare? Avete letto il titolo, ma ripetiamolo per i non vedenti e per gli analfabeti. Oggi siamo qui a stilare una classifica di forza definitiva sui 12 paladini d'oro che difendono la terra per conto della dea Atena. Prima di partire però ci sono due premesse da fare. L'universo dei Cavalieri, tra manga e anime spin-off, è ormai davvero complicato e pieno di contraddizioni interne. Per fare questa classifica mi baserò solo su affermazioni ed elementi presenti nel manga originale di Masami Kurumada. La seconda è che, ovviamente, si tratta di una classifica basata su interpretazioni e giudizi personali. Ovviamente scherzo. Qui su Alkill solo verità assolute e oggettive. Il nostro team di tecnici, burocrati e scienziati ha analizzato i 12 Gold Saint con precisione totale, quindi direi di non indugiare oltre e iniziare subito a stilare la classifica. Partiamo dal fondo della stessa, la posizione più bassa, il cavaliere che non solo non si prende alcuna medaglia, ma addirittura il cappello da asino, ovvero il nostro Death Mask del cancro, perché proprio lui è il più debole tra tutti i 12? Tantissimi fattori. Partiamo dall'ovvio. Diversi Cavalieri d'Oro successivamente alla loro introduzione faranno figure davvero discutibili, ma nella loro prima apparizione alle 12 case fanno tutti una gran figura. Tutti tranne il buon Cancer, che viene sconfitto e ucciso da un cavaliere di bronzo senza armatura che ha appena sfiorato in maniera tutt'altro che stabile il settimo senso. Cancer ha poi un singolo colpo segreto, gli strati di spirito che mandano nell'Ade, qualcosa di davvero inutile contro la maggior parte dei pari grado. Cosa ulteriormente inutile è che poi deve scendere lui stesso a finire lo scontro senza poter fare altro. Gli strati di spirito poi possono essere fermati da un qualsiasi colpo fisico a parità di Cosmo, come si vede nella saga di Ade. Il povero Cancer viene inoltre abbandonato dalla sua stessa armatura, perdendo quel minimo di protezione che possa avere. Ironico che il cavaliere che predica la filosofia della forza come giustizia sia poi il più debole tra tutti. Fortuna che esiste il Lost Canvas che dà dignità a un segno sprecato. So che questa posizione farà discutere. Il Cavaliere dell'Acquario è molto amato ed è considerato piuttosto forte, ha colpi congelanti e anche di diversa natura. Il problema di Camus, che lo porta così in basso, è uno solo: l'assenza dello zero assoluto. Chi ha letto il manga lo sa, le armature d'oro hanno una resistenza totale al freddo e agli attacchi basati sul ghiaccio e solo lo zero assoluto può congelarle. Il problema di Camus è che il suo intero arco narrativo si basa sul fatto che non ha mai raggiunto quella temperatura. Senza lo zero assoluto, pur riuscendo a fare qualche danno da impatto, non riuscirebbe mai a superare le difese dei pari grado, ed ecco perché per un piccolo ma fondamentale cavillo questo personaggio si trova così in basso. Credo comunque che possa battere Cancer, visto che quest'ultimo viene appunto abbandonato dall'armatura, la sua unica salvezza contro un cavaliere potente e pieno di tecniche come Aquarius. Aldebaran del Toro è un guerriero potente, ma ha diverse criticità. Il primo, proprio come Cancer, ha un solo colpo segreto che però è piuttosto efficace, e di questo gliene diamo atto. Si tratta di un colpo dalla grande forza distruttiva, ma finisce lì. Nonostante l'aspetto imponente, il Cavaliere del Toro è un vero e proprio glass cannon. Anche lui fa le sue figuracce, anzi ne fa parecchie, dimostrando anche una serie di difetti caratteriali non da poco. Per questo motivo si becca questa posizione piuttosto bassina. Con Afrodite terminano i cavalieri che hanno collezionato figuracce nel corso della saga di Ade. Il povero Cavaliere dei Pesci infatti è stato sconfitto agilmente da quello dell'Ariete. A differenza dei suoi sfortunati compagni, però, Fish ha una cosa che agli altri manca e non è solo l'essere un fanboy. Il Cavaliere dei Pesci ha tantissime tecniche diverse, e in un fumetto in cui le stesse tecniche non funzionano due volte su un cavaliere, avere tanti assi nella manica può garantirti la vittoria.
Fish non avrà dalla sua una potenza devastante, ma ha una serie di colpi segreti davvero pericolosi che possono uccidere a tradimento. Abbiamo già parlato della sua pericolosità come sicario nel video dedicato al personaggio. Tuttavia, Afrodite non manca di problemi. In Senseiya, una sberla data bene si rivela più efficace di 1000 poteri speciali e fuori dagli schemi. Per questo, personaggi con un minimo di varietà ma più diretti si trovano in posizioni superiori al nostro cavaliere della 12ª casa. Lo Scorpione è davvero difficile da valutare in termini di potenza, forse il più difficile di tutta la classifica, ma ricordiamoci cosa sa fare questo signore. Oltre a un piccolo attacco telecinetico, la sua peculiarità risiede nella cuspide scarlatta, la puntura dello Scorpione che se colpisce 15 volte causa morte certa. Il problema di questo colpo è che lascia molte incognite a cui gli spin-off rispondono in modo diverso. Può la cuspide superare la difesa di un cavaliere d'oro? Possono essere lanciate più cuspidi insieme? Capirete da voi che in una classifica di forza questi dettagli sono non da poco conto. Nel manga di Kurumada la cuspide sembra poter superare le armature d'oro, o meglio non ci sono frasi o situazioni che negano la cosa, a differenza del gelo di Camus, quindi diamogliela buona. Tuttavia, sempre nella serie classica, le punture dello Scorpione vengono lanciate sempre una per una, un grossissimo malus. Perché quindi si trova qui? Milo e Afrodite non sono poi così diversi come pericolosità, in fin dei conti. Entrambi mancano di potenza bruta e più combatti con loro più vieni indebolito. Ogni cuspide ricevuta ti rende più debole, come vediamo nel manga, fino a ucciderti con Antares. Diciamo che voglio premiare Milo per l'assenza di figuracce mettendolo comunque così in basso perché 15 colpi sono veramente tanti da dover lanciare. Se avete seguito i nostri video sui cavalieri, sapete che non nutro grande simpatia per il cavaliere di Leo, tuttavia credo che una posizione centrale della classifica sia il posto giusto per lui. Anche lui non fa brutte figure come Milo. Certo, non ha una lunga serie di attacchi speciali come Afrodite, ne ha giusto un paio che funzionano e sono solidi, dandoti da un lato un minimo di varietà, dall'altro la certezza di fare danni concreti al nemico e non mettergli veleni o inabilitarlo dopo un quarto d'ora di battaglia. Il problema di Leo è che finisce lì, non ha né una forza devastante né poteri pericolosissimi. È proprio il Cavaliere d'Oro medio. Precisamente a metà della classifica ci va invece il buon Capricorno. Shura fa una cosa sola, ma la fa davvero bene. Taglia davvero tutto e nel farlo con la sua spada sacra Excalibur lo fa davvero bene. Se fino ad ora abbiamo premiato la varietà perché, ricordiamoci, la stessa tecnica non funziona 2 volte su un cavaliere, il problema è che quella singola cosa che fa è incredibilmente rotta nel power system di Saint Seiya. Vi siete mai chiesti perché non ci sono tanti personaggi che tagliano? Shura può facilmente farti a pezzi anche la più resistente delle armature con pochi fendenti. Lo vediamo con quella del dragone riparata da Mu, un'armatura tecnicamente resistentissima, tagliata come carta. Significa privare un avversario della sua maggior difesa in pochissimo. Inoltre Saint Seiya non è un manga troppo violento, ma nulla vieta a Shura di decapitare o mutilare i propri avversari con una facilità senza eguali. A cosa mi serve lanciarti 15 cuspidi scarlatti o colpirti con un reticolato di energia facendoti danni su danni se posso shottarti con un singolo fendente? Aggiungiamoci poi che non ha una sola spada ma ne ha 4. Beh, abbiamo un personaggio bilanciato unicamente dalla monotonia dei suoi colpi. A proposito di personaggi stupidi, eccone un altro, anche se in senso diametralmente opposto. Mu dell'Ariete fa praticamente tutto. Ha attacchi energetici, uno scudo fortissimo, si teletrasporta alla telecinesi, può distruggerti in maniera diretta e indiretta e ripara le armature. Paf! Insomma, è il classico personaggio che sa fare davvero tutto e credo che nel suo arsenale abbia i mezzi per sconfiggere tutti i cavalieri già nominati in questa lista. Certo, non dico che li batterebbe tutti facilmente, anzi, ma il fatto che abbia così tante risposte a così tante situazioni me lo fa mettere in una posizione molto alta della classifica. L'unico difetto di Mu è che in maniera totalmente opposta a Shura non eccelle in quasi nulla. La sua potenza distruttiva è inferiore a quella di molti, il suo muro di cristallo può essere sfondato conoscendo il punto debole e così via.
Ci troviamo alla base del podio e questa posizione se la prende il maestro di Shiryu, il cavaliere della bilancia che per gran parte della serie appare come un vecchio bicentenario ma che all'occorrenza può tornare giovine. Ovviamente il punto di forza di questo cavaliere è l'esperienza, in 200 anni qualcosa sicuramente la impari, grazie al cazzo. D'altro canto questa esperienza conta fino a un certo punto, considerato che la maggior parte di questi secoli di vita li ha passati a meditare ai 5 picchi. Anche considerando ciò, Doko resta un formidabile guerriero con una potenza micidiale grazie ai suoi 100 draghi e alle armi della bilancia in dotazione alla sua armatura. Il suo scontro contro Shion dimostra quanto egli sia potente nel fiore dei suoi anni e considerato che Shion è un Mu ancora più forte, penso che questa sia la posizione adatta per Libra. Inoltre, dopo la morte di Saga, sembra prendere lui le redini del santuario, un po' come un sacerdote provvisorio, ma come ben sappiamo il sacerdote non è una figura solo potente ma anche saggia e giusta, almeno sulla carta. Il buon Libra ha tutte queste qualità. Aiolos, o Micene per i più vecchi, è un personaggio complicato da valutare visto che non compare praticamente mai. Per questo inizialmente ero propenso a dargli un inclassificato e metterlo sotto Cancer prendendolo in giro e facendovi arrabbiare tutti. Ah, che simpaticone! Tuttavia, per quanto reputi Micene veramente uno scemo a livello umano, la sua forza è perfettamente intuibile da alcune affermazioni del manga e da alcune scene presenti nei nuovi capitoli della Final Edition. Partiamo da quello che sappiamo per certo, ovvero che Micene avrebbe potuto sconfiggere e uccidere Afrodite, Cancer e Shura, e fin qui siamo tutti d'accordo. Tuttavia, per sua stessa missione era inferiore a Saga dei Gemelli, che come avete visto non è ancora apparso in questa classifica. Bravi che seguite! Quindi sappiamo per certo che Micene si trova tra Shura e Saga come forza. Perché quindi lo metto sopra Libra pur reputandoli molto simili? Per due motivi. Il primo è la forza d'animo. Micene è il martire per eccellenza, ha una forza d'animo molto grande e questo in uno scontro può dare la vittoria. Il secondo è la freccia del Sagittario, un'arma iconica nei cavalieri che nelle mani e nel contesto giusto si rivela molto più impattante delle armi della bilancia. Tanti, troppi forse tra voi avrebbero voluto Saga dei Gemelli in prima posizione e voglio essere sincero con voi, se non esistesse la saga di Ade probabilmente sarebbe andata così. In realtà, se il manga si fosse concluso alle 12 case, oggi staremmo parlando di un video completamente diverso. Nelle 12 case, Saga è davvero terrificante. È il boss finale della storia, dopo tutto, e ha una serie di poteri non da poco, una grande capacità di controllo mentale che può prendere alla sprovvista, aprire varchi dimensionali e spedire dentro qualsiasi nemico incapace di teletrasportarsi, oltre ad altri strani trick, rendendolo un potenziale one shot per molti. E poi parliamo dell'esplosione galattica, uno degli attacchi con la forza bruta più devastanti dell'intero universo narrativo. Per mia personale impressione poi, il Saga malvagio è ancora più forte di quello buono, ma forse è solo un'impressione visto che ha molto più screen time. C'è solo un motivo per cui questo personaggio non è al primo posto, perché tra forza bruta inarrestabile e poteri particolari, Saga ha sfiorato la punta del podio, proprio come quando lo scimmiotto saltò fino ai confini dell'universo per poi rendersi conto di essere ancora sul palmo della mano del Buddha. Fin dalla sua prima apparizione, Shaka della Vergine era un personaggio stupidamente fuori scala, l'unico tra i vari Cavalieri d'Oro dichiaratamente nemici e non alleati o pseudo-alleati che non è stato sconfitto ma che è stato solo rimosso temporaneamente dalla scacchiera. Considerato l'uomo più vicino agli dei, ancora più del grande sacerdote stesso forse, Shaka ha una valanga di poteri, una difesa che supera quella del grande Mu, un attacco energetico di tutto rispetto e può mandare l'anima in regni remoti della cultura orientale, evoca illusioni, poteri mentali e un ultimo colpo finale che impedisce all'avversario sia di difendersi che di attaccare, privandolo infine dei 5 sensi e lasciandolo un vegetale. Guardando alle 12 case, sembrerebbe che Virgo se la giochi quantomeno con Saga, che resta comunque il boss finale della serie. Sempre nelle 12 case, Shaka ha una grande pecca, come analizziamo nel video a lui dedicato, e l'arroganza. Virgo è estremamente sicuro di sé e proprio per questo si fa ingannare da Saga. Sarà necessario Ikki per dargli una lezione di umiltà.
Da quel momento Shaka matura e quello che farà nella saga di Hades non ha precedenti. Shaka combatte da solo contro 3, e dico 3 cavalieri d'oro. Esatto, 1 contro 3. Ma lo farà contro cavalieri d'oro deboli, direte voi, e invece no, testa di cazzo. Combatte contro Camus, Shura e lo stesso Saga dei Gemelli della posizione precedente, guarda un po'. Lo scontro è quasi a senso unico e Shaka ha la meglio per tutto lo scontro contro i 3 commilitoni che riescono ad uccidere il Cavaliere della Vergine solo imbrogliando con l'urlo di Atena, un colpo proibito che può essere fatto solo da 3 Gold Uniti, i quali perderanno per sempre l'onore agli occhi di Atena per aver usato qualcosa di tanto disonorevole. Senza quell'imbroglio, però, il manga ci dice chiaramente che Shaka era più forte dei suoi 3 colleghi, non solo singolarmente, ma insieme, e in tutta l'opera di Kurumada non troviamo nulla di paragonabile, senza scomodare le divinità, porca troia. So che alcuni fan rumorosi si metteranno a piangere dicendo ma Saga e i compagni di merende non facevano sul serio. Cucciolo, hanno letteralmente rinunciato alla dignità, all'onore e alla reputazione nei secoli dei secoli a venire per uccidere Shaka. Se ci fosse stato un altro modo, non pensate lo avrebbero fatto? I 3 hanno dato il loro massimo in quella battaglia, hanno vinto solo con un trucco. Singolarmente nessuno di loro si avvicinava a Shaka e quello scontro lo dimostra, punto. Altra argomentazione che si legge in giro è quella secondo cui le surplici indossate in quel momento dal trio le indebolissero e non fossero al loro massimo come con le armature d'oro. Invito i sostenitori di questa affermazione a mandare la pagina del manga in cui viene detta questa cosa sul nostro gruppo Telegram, vi ringrazio. Quindi ecco la classifica definitiva di forza dei Cavalieri dello Zodiaco. Ripeto ancora una volta, questa classifica si basa solo sul manga di Kurumada. In futuro non nego che potreste avere quella che prende in considerazione anche gli spin-off e vedrete quanto cambia la situazione. Per il momento io vi invito come sempre a iscrivervi al canale, a litigare nei commenti sul vostro cavaliere preferito e a ricordarvi che dopo questa piccola pausa i nostri video sui cavalieri torneranno presto con la tanto discussa saga di Ade. Il regno dei morti senza luce di Ade ci attende. Beyond All.